morning! Oggi siamo qui a bordo del nostro bellissimo TMino e come promesso nello scorso video stiamo registrando un Q&A, che per chi non lo sapesse è un video risposta alle vostre domande che ho ricevuto sotto l'ultimo video e anche in una storia Instagram con l'adesivo domande. Ne ho ricevute davvero un sacco e ne ho selezionate alcune tra le migliori, anche se probabilmente non riuscirò a rispondere a tutte in questo video, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questo format, così che io potrò portarne un altro in conclusione di queste domande. Lasciamo passare l'asciura? Non deve passare. Prima di cominciare con le singole domande, ne ho ricevute un sacco riguardo a dove abiti, quanti anni hai, in pratica la mia carta d'identità. E dato che non l'ho mai fatto, mi presento mentre giro questa rotonda. Allora, io sono Davide Cugini, vivo nella provincia di Bergamo e ho 18 anni. E sono alto 1,78 m, peso 71,5 kg e vi lascio in descrizione anche il mio codice fiscale. Paese bisogna stare tranquilli, lasciare passare le persone con i cagnolini, lasciare uscire le Clio dai parcheggi, se no andiamo a combinare disastri, mi sa. E perché sto registrando questo video in moto? Semplicemente perché in tantissimi mi avete chiesto di farla tornare qui sul canale, dato che in passato avevo già registrato un Q&A ancora sul TM, e infatti tante domande riguardavano questa bellissima motoretta che ho portato davvero poco su questo canale. Quindi la prima domanda è di Filippo, che mi chiede cosa preferisco tra le 2 e le 4 ruote. Facciamo il giro di qua, dai. Allora, tra le 2 e le 4 ruote, come avrete ben capito dai contenuti del mio canale, preferisco chiaramente le 4 ruote. Ma perché? Anche sulle 2 ruote ci si può divertire, chiaramente. Solo che non ci sono mai andato in pista e questa è stata la mia prima moto che uso solamente in strada. E dato che in strada è pericoloso andare forte, soprattutto in moto, dove si rischia la propria vita e quella degli altri, chiaramente mi diverto di più sulle 4 ruote. E poi se sul kart sto migliorando, in moto sono ancora tanto un chiodo. Certo che non sono un motovlogger serio. Non credo che tutti facciano sta minchiata di fermarsi ogni domanda a leggerla sul cellulare. Siamo in folle, perfetto. Usciamo da sto parcheggio. Quanto è squadrata sta siepe? La prossima domanda è di Dennis, che mi chiede quale motorsport vorrei fare in futuro. E questa è una domanda molto interessante, alla quale purtroppo devo rispondere che ancora non lo so. E questo perché al momento sto lavorando molto sul karting, e ovviamente parlo di 4 ruote perché è il mio mondo, e quindi sto puntando tanto a crescere a livello di abilità di guida in questo mondo, dato che personalmente lo trovo come uno dei motorsport che mette più alla prova in assoluto il pilota. È probabile che in futuro io rimanga qui, come è probabile invece che sceglierò qualche altra strada, dipende un po' da che opportunità mi si metteranno davanti, insomma. Sicuramente le ruote scoperte sono il sogno più grande e la cosa che più mi piacerebbe fare in questo momento, dato che comunque somiglia a quello che sto già facendo, anche se sinceramente non chiudo nemmeno le porte a qualche auto in pista o magari anche in strada come nei rally, seguendo un po' le orme di famiglia. Rispondo a un successivo commento che riguarda il VR, che come avrete visto nell'ultimo video ho utilizzato per giocare a Beat Saber, che mi consiglia di giocare ad assetto corsa con il visore. Diciamo che partiamo. Avete visto che persona ecologica che spegne le moto ai semafori? In realtà è la prima volta in vita mia che lo faccio, ma vabbè. E vi dirò che quel visore l'ho usato su iRacing, che è un altro simulatore che molto probabilmente conoscerete già, ed è una grandissima figata, dato che sembra davvero di essere lì nell'abitacolo. E chi lo sa, magari in futuro potrò portare anche qualche video simili riguardanti anche l'aspetto della simulazione. Il prossimo commento è di Luigi ed è un commento molto caldo, date le numerose risposte al di sotto, che mi chiede quale telaio preferisci tra Birel, Tony Kart e CRG.
e nei commenti sono arrivati anche un sacco di altri telai da mettere a confronto. Bene, io posso dirvi che come avete visto sul canale ho provato il mio vecchio Tony e il Birel S11 e il Birel S12 e in KZ purtroppo oltre a questi non ho avuto la possibilità di provare altri marchi, anche se sinceramente come metro di confronto sarebbe anche interessante fare altre prove. E ovviamente come avete visto anche dai risultati ottenuti, tra i due marchi che ho provato mi sono trovato meglio con Birel. Dopotutto c'era anche una grande differenza tra l'età dei telai, Tony e Birel in confronto, e quindi probabilmente è influito anche quello. Però per quanto riguarda i freni soprattutto mi sono trovato davvero bene. Mi sono fermato un secondo qui a guardare le altre domande. Sono un po' in mezzo al cazzo, mi sa. Sì, sono molto in mezzo al cazzo. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, siamo in Piazzale Avvocato Davide Cugini, giusto per pura casualità. La prossima domanda me la posta Doppio Laccio, che mi chiede dei dettagli aggiuntivi sul mio nuovo kart appena acquistato, come la tipologia di tubi della scocca, quindi se si tratta di una scocca standard o con preparazioni particolari, e come mai ho scelto il 30 al posto del 32. Allora, innanzitutto sì, è un telaio standard, non ha nulla di speciale, è un telaio come tutti quelli che si possono trovare in commercio, e sì, è un 30 perché in passato, come vi avevo forse già detto, ho avuto un vecchio Tony 32, con il quale però non riuscivo a trovarmi abbastanza bene. Poi l'ho sostituito con un Tony 30 e ho sentito una differenza assurda in praticamente tutte le condizioni, quindi semplicemente sono andato sul sicuro, diciamo, anche se effettivamente è un sacco che non uso un 32, magari anche lì una prova non farebbe male. La prossima domanda me la pone Sir Alex, che mi chiede quali componenti vanno sostituiti prima di una gara. Ora, io personalmente controllo sempre lo stato delle pastiglie, che sono uno dei componenti che si consumano principalmente su un telaio, e oltre a questo l'unico altro consiglio che mi viene in mente riguarda la catena, che è un altro componente suscettibile all'usura che potrebbe rompersi in gara facendotela buttare letteralmente via. E quindi ecco, diciamo che se la cambi vai più sul sicuro. E oltre a questo di componenti in particolare non me ne vengono in mente, semplicemente perché alla fine sono tutte cose che controlli generalmente anche in allenamento. Ora arriviamo a una domanda che mi è stata posta molto frequentemente in questo Q&A, che riguarda come è nata la mia passione per i motori e in particolare per il kart, e più in generale anche il mio passato e quindi la mia storia prima di arrivare all'apertura di questo canale. E questo è un tema molto importante per me, del quale non vorrei parlare in un semplice Q&A, e quindi al 99% aspettatevi in futuro un video molto speciale per me che riguarderà tutto ciò. Come, dove e quando non lo so ancora, vi chiedo di pazientare un po', dato che ci tengo davvero tanto a fare uscire qualcosa di figo. E ora il TM mi sta per picchiare perché stiamo andando troppo piano e si sta per offendere. Minchia, canta ancora il vecchietto. Poi mi sono arrivate un sacco di domande riguardanti le attrezzature che uso e anche riguardo il motore e le gomme montate sul kart nuovo. E a tal proposito vi invito a leggere la descrizione dei miei video, dato che ogni volta queste informazioni sono riportate lì. E purtroppo per oggi con le domande ci dobbiamo fermare qua, altrimenti uscirebbe un video di mezz'ora. Quindi torno a casa con un cane da combattimento ad attendermi e concludo il video parlando in breve del mio futuro nei prossimi mesi. Innanzitutto, come forse saprete, sono al quinto anno di liceo scientifico e ovviamente tra meno di 2 mesi avrò la maturità. Quindi in questo periodo ho un sacco di impegni legati alla scuola, anche se ovviamente farò il possibile per mantenere attivo il canale, cercando di portare almeno un video alla settimana. E se verso giugno noterete un calo nella frequenza dei miei caricamenti, non preoccupatevi che non vi sto abbandonando. E poi dopo l'esame avrò tutto il tempo a mia disposizione per dedicarmi a questo mio piccolo progetto che sinceramente sta crescendo molto bene. Anche se ancora troppa gente non è iscritta, devo ripeterlo di nuovo. Se i miei contenuti ti stanno piacendo, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti i miei futuri video.
E invece, quali sono i miei piani come pilota? Se avete visto il video della terza gara, saprete di sicuro quanto la mia mancanza di esperienza incida ancora molto sulle mie prestazioni in gara, sia sulle partenze, nella mischia, in attacco e in difesa. Perciò d'ora in poi cercherò di fare più gare possibili, anche su piste in cui non giro solitamente, per mettermi in gioco costantemente e crescere il più possibile, dato che è ciò di cui ho bisogno in questo momento. Perché in fin dei conti si impara solo provando e riprovando. Ed è appunto per questo che ho deciso di comprarmi un mio telaio con un mio motore da poter utilizzare in allenamento sulle piste in cui devo prepararmi. E probabilmente parteciperò ad altre gare della Kart Sport come le prime due e ad altre gare del regionale come la terza. Ma tra scuola, DPCM e meteo non so ancora comunicarvi un calendario ufficiale. Ma ovviamente vi terrò aggiornati qui e su Instagram quando ci saranno delle novità. Quindi spero di avervi chiarito le idee sul motivo del mio ultimo acquisto e spero vivamente che questo video vi sia piaciuto, ed in tal caso vi ricordo di iscrivermi qui sotto nei commenti se volete vedere la seconda parte delle risposte alle vostre domande. Perciò per oggi è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!